Roma, non fa la stupida stasera, dammi una mano a faglie di te sì. Prendi tutte le stelle più brillarelle che puoi e un friccico di luna tutta per noi. Non si può non rimanere estasiati da questa città, non trovate? Beh, non credo abbia bisogno di presentazioni, ma viaggiatori e viaggiatrici, benvenuti a Roma. Ma adesso, sigla! Iniziamo il nostro viaggio in più tappe lungo la magnifica capitale italiana. Partendo dalla stazione Termini dirigiamoci verso un luogo insolito e magico. Mi sto riferendo alla Porta Alchemica a Piazza Vittoria. Questa porta è considerata come una delle più importanti testimonianze alchemico-magiche dell'Europa e si dice che essa custodisca il segreto della pietra filosofale. Della serie Harry Potter scansate! Lasciamo il profano per addentrarci nel sacro, dirigendoci nella non distante Santa Maria Maggiore, una magnifica opera di matrice paleo-cristiano-barocco. Deve la sua fama ai splendici mosaici risalenti al V secolo o ai sontuosi cassoni di legno dorato, ma la vera magnificenza viene data dall'altare maggiore, luogo in cui è possibile trovare la tomba del Bernini, la reliquia della Sacra Culla, dove dormì il bambino Gesù, i cui resti sono stati portati dai fedeli andati in pellegrinaggio a Betlemme, intorno al 440, con la benedizione di Papa Sisto III. All'interno della basilica, inoltre, è possibile trovare una spettacolare opera di Ignazio Giacometti, che rappresenta il Papa Pio IX in preda all'adorazione. Un luogo in cui è impossibile rimanere impassibili. Lasciamo l'austerità della basilica per andare su un'ipotetica Vespa Piaggio 125 presso uno dei luoghi più famosi di tutta Roma. Avete colto il riferimento? Ebbene sì, mi riferisco alla Fontana di Trevi, l'opera di Nicola Salvi, commissionata da Papa Clemente XIII. La famosa fontana altri non è che una restaurazione di una vecchia fontana di origine romana, Acqua Virgo, ma oggi la conosciamo per le sue meravigliose statue raffiguranti Oceano che guida il cocchio con due destrieri. Nelle nicchie laterali è possibile vedere due statue raffiguranti l'abbondanza e la salubrità, ossia i benefici che dona l'acqua. Lanciamo dunque una moneta dentro la bellissima fontana di Trevi prima di andare nel nostro nuovo obiettivo, il Pantheon. Il Pantheon, espressione massima della gloria e della tecnica romana, da più di 2000 anni regala indiscusso stupore ai suoi visitatori. La struttura rimane ancora oggi un mistero architettonico, visto la creazione di una cupola a pianta circolare in un periodo storico ancora privo di moderne tecnologie. Il Pantio, come suggerisce il nome, era un tempio dedicato alle 7 divinità planetarie, Sole, Luna, Venere, Saturno, Giove, Mercurio e Marte, divenuto poi in seguito un edificio cristiano grazie a Papa Bonifacio IV. Al suo interno è possibile trovare la tomba del celebre Raffaello Sanzio, oltre a tombe dei re d'Italia, Vittorio Emanuele II ed Umberto I. Oggi entrare al suo interno è dannatamente difficile, visto le restrizioni Covid, quindi munitevi di pazienza ed entrarci all'alba. Fortunatamente per la prossima attrazione non sono necessari tempi di attesa biblici. Sto parlando della bellissima Piazza Navona. Come molti di voi già sapranno, la suddetta piazza sorge sui resti dell'antico stadio Domiziano, opera dell'85 d.C., che poteva contenere al suo interno ben 30.000 spettatori. Nello stadio in questione si disputavano le gare del Pentathlon, ossia 5 gare che prevedevano lotta, corsa, lancio del giavellotto e del disco e salto in lungo. Queste manifestazioni venivano organizzate in onore di Giove ed erano grandemente amate dal popolo. Con la caduta dell'impero lo stadio sparì, tuttavia questo grosso spazio venne utilizzato sempre per il divertimento cittadino. Difatti, fino alla metà del XIX secolo l'intera piazza veniva allagata, creando una piccola piscina che potesse dare ristoro ai romani dell'epoca. Divenendo proprietà papale, la piazza cominciò a divenire uno splendido gioiello barocco. A motivo di ciò, oggi possiamo ammirare la Fontana dei Quattro Fiumi del Bernini, la Fontana del Moro, Palazzo Panfili, Fontana del Nettuno in cui lavorò sempre il Bernini e la chiesa di Sant'Agnese del Borromini.
Avete anche voi la sensazione che Bernini abbia costruito mezza Roma? Spero abbiate portato un cambio d'abito, stiamo andando a Piazza di Spagna, luogo in cui i più grandi stilisti d'alta moda hanno cercato di attentare alla vita delle modelle, facendogli scendere 135 scalini. Poverine! Il complesso architettonico, anche questo di matrice barocca, è composta da diversi elementi, come la fascinosa fontana della barcaccia del Bernini, che riprende la forma delle imbarcazioni storiche che aiutavano i romani di allora ad attraversare il Tevere. La piazza è un famosissimo luogo di incontro della vita romana, che si incastona perfettamente allo stile glamour della zona, come ben visibile nella non lontana via Condotti, strada di eccellenza per lo shopping altolocato. Ultimo avviso, è severamente vietato sedersi sugli scalini di Piazza di Spagna, quindi amanti di selfie evitate di far stervare quei poveri poliziotti. Terminiamo questo primo giro di Roma con un interessantissimo palazzo soprannominato la Casa dei Mostri. Spero non siate stanchi perché dobbiamo prima salire la scalinata della Trinità dei Monti. Arrivati in cima e preso fiato, girando immediatamente a destra si potrà andare ad ammirare questa insolita facciata. No, questa non è stata fatta dal Bernini, ma si tratta di Federico Zuccari. La struttura di queste mostruose cornici sono state ispirate al giardino Bomarzo di Viterbo, seguendo i dettami manieristici del XVII secolo. Non la legge nessuna strana leggenda, ma si tratta solo di un eccesso di estro creativo di un artista che voleva distinguersi. In fondo, oggi su TikTok le persone fanno di peggio, no? Piaciuta la passeggiata? Spero abbiate avuto scarpe comode. Ma ciò che spero maggiormente è che possiate seguirmi sul mio canale, mettere mi piace e attivare la campanella, così da non perdere i prossimi video. Ciao viaggiatori, alla prossima Terror Lover Experience. Na 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 na